Se provi a guardare quello che succede in natura, ti accorgerai di una cosa. L'animale uomo nasce profondamente immaturo. Quasi tutti gli animali, infatti, dopo pochi giorni o poche settimane, sono in grado di vivere autonomamente. Alcuni mammiferi, per dire la verità, come l'elefante o l'orso, rimangono alcuni mesi insieme alla loro mamma, ma molto presto saranno in grado di provvedere a loro stessi e diventeranno completamente autonomi. Nel caso dell'uomo le cose vanno molto diversamente. Il bambino continua la formazione del suo cervello per diversi anni. Ed è proprio questa anomalia che ci distingue dagli altri animali, che avrà delle conseguenze molto importanti. Per garantire la sua sopravvivenza, il cucciolo d'uomo non dovrà tanto essere forte e competitivo, quanto piuttosto dovrà mantenere un legame solido con gli adulti, perché sono loro che provvedono a lui. Dovrà migliorare la sua capacità di ottenere il loro accudimento. Non dovrà combattere con dei rivali per il cibo o la sicurezza, ma dovrà trovare delle strategie adatte a migliorare la sua capacità di riuscire a ottenere quello di cui ha bisogno dalle persone che si occupano di lui. In parte consisterà nel soddisfare le aspettative delle figure parentali e quindi queste, nel processo educativo, ne plasmeranno il carattere. La formazione del cervello dell'uomo si avvia già all'interno del grembo materno, innestandosi sul suo patrimonio genetico. E questo avverrà tramite dei messaggeri chimici presenti nel sangue della madre. Ma dal momento della nascita in poi, il cervello continuerà a costruirsi, proseguirà la sua formazione rimodellandosi continuamente in base agli stimoli che riceverà dall'esterno e dalle sue stesse reazioni. Tutto ciò in un feedback continuo. Sarà un processo progressivo, esperienza dopo esperienza. Egli continuerà ad apportare delle modifiche alla sua personalità sulla base di quelle precedenti. Il processo educativo e le esperienze che farà saranno sempre meno significative man mano che passeranno gli anni. Gli psicologi sono tutti concordi nel sostenere che i primi 6 anni di vita sono quelli più determinanti, perché è in quegli anni che il bambino è più plasmabile. In base agli stimoli esterni imparerà a rispondervi anche a livello chimico, immettendo egli stesso nel suo sangue le sostanze che determineranno i suoi stati emotivi e indirettamente i suoi pensieri e i suoi comportamenti. La mente si sta formando grazie all'educazione, alle cure parentali e in generale grazie a tutte le esperienze che affronterà. L'educazione che egli riceve dalle figure genitoriali o dagli educatori che gli vengono assegnati contribuirà in maniera consistente alla formazione del suo carattere, il quale si andrà, come abbiamo detto più volte, a strutturare intorno al temperamento con cui è nato. Più si andrà avanti con gli anni, più sarà impegnativo apportare delle modifiche alla personalità, ma sarà comunque possibile, tanto con il supporto farmacologico che con quello psicologico. Nel primo caso, le molecole saranno modulate dai farmaci. Nel secondo caso, lo psicologo lavorerà per aiutare il paziente ad utilizzare al meglio la sua mente e le sue emozioni, affinché egli sia in grado autonomamente di produrre le sostanze giuste a garantire il suo benessere. Mi auguro che sia tutto chiaro, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.